Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Capricorno. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nell'amore. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo da una carta guida. Capricorno, cosa ti sta per accadere in amore? Carta guida. Paggio di spade, c'è una persona che ti osserva, che ti studia, che ti scruta. O vi state osservando a vicenda? Cioè ti scruta, ti studia. È una carta di sentinella, no? Di guardiamo un po' in giro, mi guardo, ti guardi, mi guardo, lui mi guarda, lei mi guarda. Un po' il gioco dell'innamoramento. C'è questo studiarsi e anche una certa attesa prima dell'azione. 4 di coppe, o sei tu che ti stai guardando un po' in giro, eh, cercando di capire, no? Di sentire più che altro, perché col 4 di coppe qua è come se non ti fidassi ancora del tutto di quello che la vita ti sta mettendo davanti, e quindi c'è un po' di scrutare, scrutiamo, vediamo come si sviluppa la lettura. Io chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Capricorno, amore. Allora, facciamo il taglio. Regina di bastoni, il mondo, cioè la stesa è chiarissima per moltissime di voi e di voi. C'è una persona che ti osserva sui social e ti vede come magnifica o magnifico, foto, social, o ti osserva da lontano, anche in contesti che magari non te ne accorgi. C'è una persona che ti sta osservando tantissimo con la regina di bastoni, anche se sei uomo, ti vede come magnetica, come magnetico, irresistibile, capace di dominare il suo regno. Vedo che hai molto potere, sei molto apprezzata, molto apprezzato. Vediamo energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Qua c'è la regina di bastoni, re di bastoni, l'asso di coppe, il giudizio. Sta arrivando un amore che ti corrisponde. O è già arrivata questa persona e ti osserva nel frattempo nel tuo ambiente, però è chiaro, c'è il risveglio dell'amore, il ritorno dell'amore ex novo con qualcuno che ti corrisponde da un profilo proprio di passione. Sono molto chiare le carte. Vediamo, energia attuale, amore Capricorno. Qua per molti di voi state già vivendo un grande amore. 10 di coppe. Se non è una persona, il 10 di coppe al centro rappresenta la prospettiva di questo amore che è già nel tuo campo energetico. È anche come il sentirsi appartenere a una famiglia d'anima, no? Una famiglia, quella sensazione di gioia che ti fa sentire che tutto è possibile. Vediamo al positivo che cosa c'è per te in amore. Un 6 di coppe, per molti di voi è un rientro di una persona che conoscete bene. Per altre di voi invece il 6 di coppe al positivo è un amore che ti fa sentire a casa, quell'amore dove giocate come bambini, o che sai quel ricordo del passato dolce di quando eri bambina o bambino. Ecco, quello è. Qual è il blocco? Forse una persona che ha delle responsabilità lavorative o familiari, re di denari al blocco, o una persona che in questo momento non può magari garantire una certa stabilità. Sì, o la stabilità che vorresti tu, la stabilità materiale, la stabilità economica o materiale, capito? Vediamo che è successo qua. Abbiamo il diavolone.
3 di spade. È molto chiaro che qui abbiamo avuto a che fare con paure, attaccamenti e resistenze all'amore, ossessioni, gelosie, tentazioni molto forti. Abbiamo chiuso un ciclo molto doloroso della nostra vita sentimentale, perché abbiamo avuto o tradimenti, 3 di spade, il diavolo, o una persona molto attaccata alla parte materiale della vita, e quindi di conseguenza c'è questo scrutare l'altra persona che arriva, lo scrutare se è la stessa persona, per vedere se questa persona può garantire, può darci quella stabilità anche emotiva, anche materiale. Ok? Vediamo cosa succede qua. Il mago, la regina di spade e l'8 di denari. Te lo dico chiaro chiaro. Qua c'è la manifestazione dell'amore con il mago, può essere il recupero di una connessione o una connessione ex novo di una persona che ha le idee chiare per far funzionare il rapporto. Magari non ti garantisce subito quella stabilità che vuoi, però in pratica si metterà a fare delle cose che ti faranno vedere che c'è questa volontà. Oppure il blocco è un'altra persona che ti ha dato un po' da penare qui, e arriva questa persona nuova che ti fa sentire proprio il cuore aperto, tu sei un po' ancora febbricitante, diciamo, da vecchie situazioni, però con l'8 di denari mi garantisce che questa persona vuole far funzionare le cose, il rapporto. Oppure è all'interno del contesto lavorativo, può essere anche il tuo capo, o una persona di prestigio, una persona, questo può ostacolare un po' le cose, ma non le ostacola fino a un certo punto. Non è molto ostacolante la cosa, che viene dopo l'8 di denari, il 7 di coppe, ci possono essere delle opzioni o un po' di dubbi in merito a cosa fare, però vedrai praticamente questa persona agire nel concreto, questo mi sta dicendo la stesa. Vediamo cosa mi dicono i mini tarocchi nello specifico. Energia attuale in amore, Capricorno, 10 di coppe. 8 di bastoni. Vedo proprio il movimento d'amore che sta accadendo nella tua vita o che accadrà prestissimo. 6 di coppe, messaggi, comunicazioni, spostamenti. 6 di coppe al positivo. Il matto. Per alcuni di voi è un amore nuovo, ex novo, che ti porta a sentire delle sensazioni che non sentivi da tanto tempo. Per altri di voi è una stessa persona che conoscevate già, però con la quale si parte in modo ex novo, perché tu parli chiaro e te la farà vedere con i fatti la cosa. Re di denari al negativo, al blocco. 8 di spade. Abbiamo avuto a che fare con una persona che non poteva garantire stabilità duratura, o possiamo ancora avere a che fare con questa persona, ma questo è l'energia che ti arriva, però poi ti farà vedere nei fatti che non è così. Ok? 3 di spade, il diavolo. Il 9 di denari. Abbiamo avuto a che fare con una persona molto concentrata su di sé, anche un po' di egoismo, che infatti è una persona molto concentrata su di te, che ti ha rimandato l'esigenza di prenderti cura di te, e quindi l'amore poteva essere fermo o dei comportamenti di questa persona ti hanno fatto riflettere. Il punto è che qualsiasi dinamica tu abbia vissuto con questa persona, magari un po' a tratti egoista, era perché tu dovevi prenderti più cura di te. Vediamo il mago. Cosa accade in amore? Il mago. 4 di denari. C'è questa persona ma tu ti contieni inizialmente. Regina di spade, la morte, poi avviene un cambio. 8 di denari, il giudizio, e poi l'amore resuscita. Con i fatti resuscita l'amore, con i fatti. 7 di coppe, 3 di coppe. Questa persona ti farà delle promesse, o ci possono essere più persone, però è come se ci sono più persone e tu scegli la persona che ti riporta a quel sogno di infanzia dell'amore pulito, capito? Oppure se ci sono più persone, tu scegli quella persona, per alcuni di voi, di ricominciare con una persona del passato. Però dipende, siamo a migliaia, no? O persone che conosci già. Sì.
Vediamo l'energia di questo mago nei tuoi confronti. La regina di denari, acquisire la tua fiducia e soprattutto darti fiducia. Le intenzioni che ha questa persona nei tuoi confronti, cavaliere di denari, di costruire con te le cose poco a poco, non sono grandi slanci, non sono quelle cose, ma farti quotidianamente, eh, chi va piano va sano e va lontano, diceva mia nonna, questo è il senso, va bene? Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Questi sono i miei oracoli lui-lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo cosa ci dicono per darci una visione ancora più completa. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Questa persona ti sta spiando, cioè ti scruta, ti guarda, ti osserva. Mi spiego? È molto forte. Cos'altro? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Questo è soprattutto rispetto se ci sono state altre persone o tradimenti o situazioni legate a una certa incertezza da un punto di vista emozionale, no? Allora questa persona è quasi ossessionata da te, però in questo caso vuole prendere fiducia, vuole la tua fiducia e te lo vuole dimostrare nei fatti, giorno per giorno, col tempo, questo mi dicono. Nel frattempo tu non ti apri subito, secondo i tuoi tempi. Cos'altro ti dirà questa persona? Aiutami, ti prego, vuole una comprensione da parte tua, perché probabilmente non ti fidi dell'amore, non ti fidi del suo modo di fare, di essere, o perché non ti fidi di questa persona che già la conosci, o perché hai avuto esperienze di persone che non potevano garantire una certa stabilità, facendoti sentire limitata nell'espressione, no, dell'amore a livello relazionale. Chiede una tua comprensione. Andiamo ancora più in profondità. La profondità di questa persona nei tuoi confronti, cosa muove quindi i suoi passi affinché tu possa avere fede in questa persona? Sei bella da togliere il fiato, ti dice questa persona. E la tua bellezza a tutto tondo toglie il fiato a questa persona, lo lascia senza respiro. Questo è che ti farà vedere nei fatti, perché muove questa tua bellezza a tutto tondo. E fammi vedere un po'. Se queste carte mi dicono, siccome l'hanno messo qua nel passato, questi attaccamenti, paure e resistenze che hai proiettato, che hai vissuto con un'altra persona o con la stessa, vediamo se mi aggiungono qualcosa queste carte. No, mi dicono anello regalo, mi dicono che avrai un regalo da parte di questa persona, un regalo da questa persona, non si concentrano sul tipo di dinamiche distorte, ma mi stanno dicendo che c'è un compimento diverso da quello che è accaduto in passato, un compimento diverso e che non devi avere dubbi, i tuoi dubbi e timori sono infondati. Vediamo un po' l'ultima carta di queste. C'è una torre qua, c'è un cambio radicale, il cambio radicale che porta a quello che ti ho detto. La torre arriva per liberarti, sono eventi shock che arrivano per liberare il vecchio, possono essere destabilizzanti inizialmente, un vecchio modo di amare, un vecchio modo di agire, anche una vecchia relazione, no? Però la torre arriva per destrutturare dei modelli relazionali che non funzionano più, che non hanno autenticità. E quindi è riferito soprattutto a diavolo col 3 di spade. Vediamo ancora. 5 di bastoni, ci vedo contrarietà, discussioni, ecco perché ti vedo con il cambio, con la regina di spade. Tu saprai cosa vuoi e questo ti permetterà a questa persona di impegnarsi nella relazione. Ripeto, l'amore rinasce per te, all'inizio non ci fai tanto caso a questa persona qui, cioè
ti dedichi al tuo lavoro, alle tue cose, al lavoro su di te soprattutto, poi si apre il vento delle possibilità tra nuovi amici, nuove conoscenze, oppure la riappacificazione con la stessa persona, perché l'amore, la riconciliazione dell'amore è dalla tua parte. Vediamo cosa ti dicono queste altre. Magari delle discussioni dovute a delle terze persone all'interno del contesto lavorativo, capito? Vediamo che carte sono uscite. Ci sarà una dichiarazione, le parole d'amore hanno un grande potere, e poi passerete del tempo di qualità insieme. Vivere tempo di qualità, siate testimoni della vita degli altri, cioè passerete del tempo di qualità insieme, ci saranno delle dichiarazioni. È proprio questa regina dei denari, il cavaliere dei denari, no? Con il mago, tempo di qualità, tempo in cui si costruisce grazie all'autenticità vissuta. Storia d'amore interrotta, i doveri vengono prima, e potrebbero essere, i doveri hanno a che fare con il re di denari qua sotto, no? Può darsi che delle responsabilità o dei doveri che ha questa persona possano bloccare o interrompere il normale fluire di qualcosa che fluisce normalmente come l'amore, no? Però qual è il senso qua? Se qualcosa si interrompe, non arriva mai perché è contro di te, perché poi fluisce qua. La vita amorosa rinascerà subito dopo questa interruzione. Le interruzioni arrivano perché ognuno di noi deve svolgere dei compiti con se stesso. In questo caso, qual è il compito che la tua anima vuole che tu svolgi con te stessa o con te stesso, nel qual caso c'è una certa interruzione? Quello che ti danno come carta positiva, cioè il 6 di coppe, quello che tu ti riconcili con la tua bambina o il bambino interiore. E in questo caso vi consiglio vivamente di fare il rituale sciamanico per risvegliare il tuo potere occulto, che trovate nella playlist yoga sciamanico. Ok? Vediamo cos'altro tu stai riprendendo? Sì. E vediamo cos'altro con queste. Cosa accade nell'amore per te quindi in questi giorni, nei prossimi giorni? Amore ritrovato. È una sorpresa, sarà una sorpresa, amore ritrovato, l'amore ritorna per te, capito? Ok. Vediamo cosa ti dicono queste ultime. Causa e contrasto l'avevamo visto, la tribù che mi parla sia dell'incontro che avverrà, sia di altre persone coinvolte o lavorativamente o a livello familiare. Io credo più si riguarda le responsabilità di questa persona o le responsabilità che possono sorgere in merito agli impegni che si hanno e creano un po' di contrasto, un po' di caos, va bene? Però abbiamo visto che poi c'è l'amore ritrovato e poi l'isola del tesoro, piano piano ti confermerà il tesoro ritrovato. Con questa persona c'è una tartarughina, chi va piano va sano e va lontano, scoprirai un tesoro da questa connessione, mi dicono, ok? Ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!